Buongiorno, oggi vediamo alcune considerazioni di carattere generale sulle figure di questi Elohim e Theoi. Il primo video che tende un po' a parlare dei rapporti tra Bibbia e Omero, diciamo in particolare, ma tra Bibbia e mondo greco in generale. Allora, sia la Bibbia che il mondo greco parlano di questi individui, che sono chiamati Elohim nell'Antico Testamento e sono chiamati Theoi nei cosiddetti miti greci. Dico cosiddetti miti perché, come sapete bene, io esattamente come per la Bibbia, anche per i racconti dei greci e per i racconti omerici in particolare, scelgo e dichiaro, questa mia scelta metodologica, scelgo di fare finta che siano veri. Cioè scelgo di fare finta che nella sostanza abbiano mantenuto e riportato il ricordo di vicende che si sono veramente verificate. Questo per me è fondamentale perché è un metodo che secondo me ci aiuta a capire il passato e ci aiuta anche a collegare il passato al presente, e poi soprattutto significa anche rispetto per gli antichi autori. La cosa peggiore che secondo me si possa fare è negarne a priori la validità, cosa che è stata fatta per secoli e che purtroppo ancora qualcuno fa, ma nonostante il fatto dimostrato ampiamente che se si fa finta che ciò che è stato raccontato dagli antichi sia vero, si possono fare veramente moltissime scoperte importanti e che si sono rivelate importanti anche per coloro che si ostinavano a negare la validità storica dei testi antichi. Questo per esempio per quanto riguarda Omero, lo sappiamo che nell'Ottocento un commerciante, Schliemann, ha fatto finta che l'Iliade e l'Odissea contenessero in sostanza la storia e il ricordo di un fatto veramente verificato, e sappiamo che cosa ha scoperto. Per fortuna lui è andato avanti nonostante tutti i tentativi di fermarlo, nonostante tutto il sarcasmo che lo ha circondato, nonostante gli attacchi anzi di cui è stato oggetto una parte del mondo accademico che gli diceva ma cosa vuoi, lascia fare a noi perché insomma come dire non è materia tua. Per fortuna lui è andato avanti, non si è curato di quegli attacchi e dico per fortuna non soltanto per tutti noi, ma anche per quegli stessi che gli avrebbero voluto imporre di fermarsi, ma lui non l'ha fatto. E quindi applicando ai poemi omerici e in genere ai racconti greci e quel metodo che io applico alla Bibbia si possono fare scoperte importanti e soprattutto non ci si preclude la possibilità di conoscere, perché altrimenti a priori si dice sono solo favole e quindi ci si ferma, ma guai a fermarsi. Per fortuna Schliemann non si è fermato e dopo Schliemann altri. Ora, siccome la Bibbia ci parla degli Elohim e i greci, Omero in particolare, ci parla dei Theoi, siamo di fronte a due gruppi di individui, e questo lo vedremo in un prossimo video, che hanno tutta una serie di caratteristiche assolutamente simili, direi addirittura sovrapponibili. E per esempio sia in un caso che nell'altro, e in chiusura tra l'altro di questo video vedremo una curiosità platonica veramente impensata, impensabile quasi, ripeto, sia nella Bibbia che nei testi greci si parla di questo gruppo di individui che erano comandati ovviamente da uno che era il signore di tutti, cioè da un capo che in un caso era Zeus e che nella Bibbia invece è chiamato Elion. Elion significa quello che sta sopra, quindi è una sorta di attributo, e ricordatevi questo termine perché è molto importante in ciò che diremo tra qualche minuto. Elion è un attributo, non è un nome proprio, e indica proprio quello che sta sopra, cioè quello che comanda. Nel corso della tradizione, ovviamente, quando Yahweh, cioè il governatore del popolo di Israele, è stato fatto diventare il più importante degli Elohim, per poi addirittura tentare di farlo diventare l'unico Dio al quale rivolgersi, allora si è proceduto nel corso dei secoli da parte della tradizione ebraica a anche identificare Yahweh con Elion, cosa che assolutamente non è. Prendiamo un esempio, e l'esempio lo prendiamo dal giuramento che Abramo fa quando ha partecipato alla
cosiddetta campagna dei 4 re, siamo quindi ad una guerra, siamo in Genesi 14 e Abramo incontra Melchizedek, che è definito Cohen di Elion, cioè il facente funzioni, colui che curava l'interesse di Elion in un certo territorio. Normalmente questo territorio viene identificato con Gerusalemme, perché il nome in ebraico sarebbe Salem, altri leggono Shalin e dicono che in realtà si tratta appunto di un territorio che invece si trova nella Cisgiordania e che poi la tradizione avrebbe pian piano fatto scomparire per sostituirlo con Gerusalemme, perché la tradizione non poteva accettare di dare troppa importanza a quell'altro territorio. Ma diciamo, facciamo pure finta che Melchizedek fosse Cohen, cioè sacerdote di Elion in Salem, cioè in Gerusalemme. Allora Melchizedek offrì pane e vino e benedisse Abram con queste parole: sia benedetto Abram dal Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra. E poi Abramo dice: alzo la mano davanti al Signore, il Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra, cioè presta il suo giuramento di fedeltà al comandante. E qui c'è scritto: alzo la mano davanti al Signore, il Dio Altissimo. In effetti, nella Bibbia masoretica, nel versetto c'è proprio scritto così: alzo la mano di fronte a Yahweh, che poi viene identificato con El Elyon. E adesso vediamo esattamente i versetti esaminati così come sono scritti, sia nel testo masoretico che nel testo di Qumran, e avremo una piccola sorpresa. Allora, questo è il versetto di cui stiamo parlando e lo vediamo nelle due versioni. Questa è la versione della Bibbia masoretica e adesso lo vediamo. Vedete che qui c'è scritto, anche se ovviamente chi non conosce l'ebraico può comunque vedere poi la differenza che metterò in rilievo, che qui c'è scritto che Abramo alza la sua mano El Yahweh, cioè al Signore, El Elyon. Cioè qui c'è scritto che Abramo giura di fronte a Yahweh, identificato con El Elyon, cioè il Signore che sta sopra, il Signore che comanda. Se noi invece andiamo avanti e andiamo a vedere lo stesso passo nel testi di Qumran, cioè molto più antichi rispetto al testo masoretico, vediamo che Abramo giura, quindi alza la sua mano, esclusivamente di fronte a Elion. Qui Yahweh non compare assolutamente. Tra l'altro voi vedete che c'è anche una differenza con i versetti di prima. Qui vedete che ci sono dei puntini e delle lineette che qui mancano, perché questo è il testo vocalizzato dai masoreti, mentre il testo di Qumran non è ovviamente mai stato vocalizzato. Quindi un'altra delle differenze è queste. E poi c'è un altro aspetto che adesso torniamo a rivedere. Qui si dice che Abramo appunto alza la sua mano, giura di fronte a Yahweh, che nei testi di Qumran non c'è, El Elyon, e qui c'è Conè, che viene normalmente tradotto con creatore dei cieli e della terra. Ma di questo parliamo adesso tra un attimo, per capire che anche qui le traduzioni sono molto fuorvianti. Avete visto? Nei testi di Qumran, cioè quelli più antichi, Yahweh non c'è. Yahweh è stato inserito successivamente. Si parla solo di Abramo che giura di fronte ad Elion. Cioè Abramo viene ufficialmente accettato all'interno di quell'alleanza militare giurando di fronte al grande capo, ma Yahweh non c'è. Yahweh è stato inserito solo successivamente. E poi vi ho fatto notare che c'è Conè. Ora questo Conè viene tradotto, l'abbiamo appena letto, con El Elyon, Conè, cioè creatore dei cieli e della terra. In realtà Conè significa ben altro. Se noi prendiamo questo dizionario di etimologia ebraica, scritto da Matityahu Clark sulla base dei commentari di Shamshon Raphael Hirsch, prendiamo il verbo conè, cioè la radice canà, e lui scrive molto chiaramente che la radice canà, da cui deriva conè, significa acquire by legal means, cioè acquisire attraverso mezzi legali, che nulla ha a che vedere con l'atto del creare. Quindi lì nella Bibbia c'è scritto che El Elyon era il proprietario
non il creatore della terra, il proprietario, cioè essendo ovviamente il grande capo dell'impero, è colui che ne è proprietario. E tra l'altro qui il testo cita proprio anche quei versetti lì di Genesi 14-19, dove dice having legal right, cioè aveva dei diritti legali. Non era un creatore. Capite che la differenza è sostanziale, perché nella Bibbia il concetto di creazione non c'è, meno che mai c'è il concetto di creazione dal nulla. E quindi qui abbiamo una prima curiosità biblica. Quindi Elion corrisponde a Zeus. Gli Elohim facevano capo a lui, così come i teoi greci facevano capo a Zeus. Ma c'è un altro aspetto che ci rimanda alla divisione delle terre operata da Elion, e lo andiamo a prendere nella Bibbia in Deuteronomio 32:8, dove Mosè racconta ciò che fece Elion, e al versetto 8 del capitolo 32 si dice: quando l'Altissimo divideva le nazioni, quando separava i figli dell'uomo, egli stabilì i confini dei popoli, secondo il numero dei figli di Israele. Ora questo appare francamente un po' illogico, nel senso che non può aver diviso i popoli e aver definito i confini di tutti i popoli secondo il numero dei figli di Israele. Tant'è che nei testi di Qumran c'è scritto un'altra cosa. Ancora una volta nei testi più antichi c'è scritto che Elion fece la divisione sulla base dei figli degli Elohim. E questo ha un suo significato, questo ha una sua logica, e adesso lo vediamo. Ecco, qui vedete la differenza, e in questo caso ho preferito stampare la pagina del frammento 4Q Deut J, cioè del frammento di Qumran, perché almeno così è più leggibile. Anche chi non conosce l'ebraico è in grado di cogliere la differenza tra ciò che c'è scritto qui e ciò che c'è scritto qui. Qui siamo nella Bibbia masoretica, dove c'è scritto che la divisione è stata fatta da Elion sulla base del numero dei figli di Israele, e invece nel testo di Qumran c'è scritto che la divisione è stata fatta sulla base del numero dei figli degli Elohim, quindi con una differenza netta. Questa ha una sua logica, questa ce l'ha molto meno. Avete visto anche qui la differenza sostanziale? Poi l'edizione del Vetus Testamentum al volume 57, dove c'è tutta una serie di studi relativi proprio a questo passo che abbiamo visto, e dove si prova a dare una spiegazione del modo in cui si sia passati da figli degli Elohim a figli di Israele. Ma questa è la cosa fondamentale, che Elion ha fatto la divisione sulla base del numero degli Elohim, cioè sulla base del numero delle cosiddette divinità. E qui torniamo allora un rapporto con i greci. Quindi abbiamo gli Elohim che hanno Elion, abbiamo i Teoi che hanno Zeus, abbiamo Elion che fa una divisione, e nella Bibbia, sempre nello stesso passo, si dice che in quell'occasione, cioè nell'occasione della divisione, Yahweh ebbe in eredità, cioè ebbe in assegnazione il popolo di Giacobbe, i discendenti di Giacobbe, e, frase importantissima, ad un certo punto si dice: Yahweh, lui da solo lo ha guidato, non c'era con lui alcun dio straniero. Cioè qui la Bibbia ci precisa che dopo aver ottenuto in eredità, in assegnazione, e non ci dice quali sono i criteri sulla base dei quali è stata fatta l'assegnazione, i criteri era il numero dei figli degli Elohim, ma poi ciascuno ha avuto i suoi popoli o il suo popolo, quindi qualcuno ha avuto un popolo grande, qualcuno come Yahweh ha avuto un popolo piccolissimo, quindi i criteri non li conosciamo, ma ci dice che Yahweh se ne è occupato da solo, e questo è importante, perché vuol dire che altri Elohim si occupavano di altri, o magari anche degli Elohim non avevano ricevuto assegnazione. Bene, veniamo allora ai racconti greci, che si riferiscono in sostanza allo stesso tipo di vicenda. Qui vi leggo una stampata di alcuni passi del Crizia di Platone. Ecco, nel Crizia Platone ci racconta in che modo è stata fatta quell'assegnazione. In passato, dunque, gli dei divisero tutta la terra in territori ben differenti, che furono poi assegnati a sorte, senza quindi litigare. Quindi Platone ci dice
esattamente come la Bibbia, che quei territori sono stati assegnati, però ci dice anche che sono stati assegnati a sorte. E gli dei cosa facevano? Allevavano i propri beni e le proprie creature, così come fanno i pastori con il proprio gregge, senza usare alcuna violenza fisica. Yahweh qualcosetta in più lo ha fatto, ma sappiamo era un militare. Non come i pastori che portano a pascolare gli animali frustandoli, bensì come solitamente si fa con un animale mansueto, guidandolo da dietro quasi fosse un timone, dimostrando di riuscire a convincerlo e a conquistare la sua anima secondo un progetto ben definito. Così facendo guidavano e governavano su tutto il genere umano. Platone ci parla appunto di una specie addomesticata. Ma non è finita. Dunque gli dei comandavano e gestivano i vari territori ricevuti in sorte. Efesto ed Atena, invece, che hanno natura comune, non solo perché sono fratello e sorella nati dallo stesso padre, ma anche perché entrambi sono amanti dell'arte e della filosofia, Yahweh invece era amante della guerra, ricevettero entrambi un solo lotto. Allora questa è una sorta di contropartita rispetto a ciò che abbiamo letto prima. Qui abbiamo Efesto ed Atena che ricevono un solo lotto. Nella Bibbia c'è scritto che Yahweh si è occupato da solo di quel popolo che gli è stato assegnato. È stupendo, perché veramente se noi ci dimentichiamo per un attimo qual è il significato artificioso che è stato attribuito alla Bibbia, ci accorgiamo che in realtà ci stanno raccontando esattamente gli stessi eventi. Qui nel Crizia ci si dice addirittura che l'assegnazione è stata fatta col sorteggio. Nella Bibbia non c'è scritto con che metodo è stata fatta l'assegnazione. Bene, qui abbiamo una affermazione in più e questo è, secondo me, fantastico. Ma c'è di più. Elohim è un termine che, come sapete, io dico sempre sarebbe bene non tradurre, perché in realtà nessuno sa con certezza cosa significa. Tra le traduzioni che vengono proposte c'è quella di giudici, potenti, legislatori. Ora, come voi capite, tutti questi sono degli attributi. Cioè dire che uno è un giudice presuppone che si sappia chi è quello lì, che poi fa il giudice, oppure fa il legislatore, oppure governa, ma è un individuo che deve essere in un qualche modo definito. In realtà tutto ciò che si usa per tradurre il termine Elohim non è altro che un attributo delle loro funzioni. Bene, Miguel de Unamuno, docente di filologia classica, nonché anche preside dell'Università di Salamanca, in un suo libro interessantissimo, parlando del termine Theoi, dice che in origine Theoi era un attributo e che solo successivamente è stato fatto diventare un sostantivo. E scrive: e quando i razionalisti sostantivarono il termine Dio, cioè Theos, che propriamente è un aggettivo, una qualità predicata di ognuno degli dei. Cioè Theos non è un sostantivo che significa Dio, è diventato Dio sostantivato poi per quanto riguarda la Bibbia con la Vulgata di Gerolamo che l'ha tradotto con Deus e poi a questo termine Deus è stato attribuito tutto quell'insieme di significati che conosciamo e che fanno parte della tradizione teologica, in particolare tradizione teologica cristiana. Bene, lui dice che quindi successivamente vi aggiunsero l'articolo e foggiarono il Dio, ma in origine era un attributo, anzi meglio era appunto un aggettivo che indicava una funzione di quelli lì. Bene, il termine Theos ha delle origini indoeuropee e lo andiamo a vedere nel dizionario delle lingue indoeuropee, dove il termine greco Theos viene fatto risalire alla radice indoeuropea di, che indica l'atto del andare veloce verso la luce, lanciarsi in alto, volare, correre. Ed era per esempio attribuito agli astri. Questo è un dizionario di etimologia indoeuropea. Che cosa dice ancora una volta Platone? Platone dice che gli astri in origine venivano chiamati Theoi perché? Perché li vedevano sempre sospinti da un movimento continuo e velocissimo e li hanno chiamati dei da questa loro natura di correre, e il verbo da cui fa derivare il termine Theoi è theein.
Ora, pensiamo a quanto è interessante questo aspetto. L'abbiamo visto prima del dizionario di etimologia indoeuropea, questo significato del volare verso l'alto, lanciarsi verso la luce, e qui abbiamo il termine Theoi, che era identificativo per gli astri, cioè per questo loro movimento nei cieli, e poi è stato passato ad indicare degli individui, ma a indicarne la funzione, come ci ha detto Miguel de Unamuno. Cioè, quindi qual era la funzione che gli antichi hanno visto in questi individui per arrivare al punto da chiamarli e definirli Theoi? Evidentemente doveva essere la funzione che avevano prima identificato negli astri, che abbiamo visto nel dizionario indoeuropeo, là dove si dice che era la funzione dell'andare veloci nel cielo. Quindi questo è veramente affascinante. Quindi abbiamo gli Elohim che hanno a capo Elion, che tra l'altro viene tradotto con altissimo, ma non è un superlativo, meno che mai un superlativo assoluto. In ebraico significa esclusivamente quello che sta sopra, quindi tradotto con altissimo significa già inventare una traduzione. Abbiamo i Theoi che hanno a capo Zeus. Questi, sia Elohim che Theoi, intesi come termini, indicano delle funzioni. Per Elohim è più difficile identificarle, per il termine Theoi abbiamo sia una identificazione da un dizionario, sia quella di Platone che indica questo movimento rapido nei cieli, e quindi siamo di fronte veramente ad una situazione che ci fa pensare ad una possibilità di sovrapposizione. Ciao, grazie e alla prossima.